avere a che fare sempre con queste persone che presentano poi anche delle anomalie comportamentali, che non è mi chiede 100 volte la stessa cosa, quella non è un'anomalia comportamentale, quello è un problema perché io non mi ricordo assolutamente di averti chiesto già quella cosa lì, non me lo ricordo. È difficile questa cosa, ma non se la ricordano. Le anomalie comportamentali sono l'apatia, la persona che si siede, per alcuni figli mi dicono mamma mia per fortuna è quella forma lì, si siedono e non fanno più nulla, sono tranquilli, però non fanno più niente. E qual è la fatica che fanno se io dico loro fai questo, fai quest'altro? È impegnativo, perché mi devo ricordare sempre di dirgli ti devi lavare, hai fatto la pipì, sei andato in bagno, hai levato i denti? A me ricorda un po' la sottoscritta con i bambini, no? Con i suoi figli. Hai fatto questo, hai fatto quest'altro. L'apatia si nota perché la persona cambia proprio. È la persona che appunto è lì seduta tranquilla, si muove nel momento in cui io le do uno stimolo. Tendenza all'isolamento. Se io mi accorgo che sto facendo fatica, che io sto perdendo le mie capacità, io mi sto perdendo, ma qua mi sto perdendo, perché mi sfuggono le cose. Capisco che parlano di cose e io dovrei ricordarmi ma non me le ricordo, tendo a isolarmi. L'ho notata ad esempio quando si va al ristorante o nei pranzi di famiglia. L'anziano che è lì seduto e lo sguardo ce l'ha perso perché tutti parlano e loro non riescono a seguire e quindi si isolano. La sospettosità è un'altra anomalia comportamentale, quindi disturbi del pensiero, pensieri deliranti oppure pensieri del tipo vedono cose che non ci sono. Pensiero delirante, facevo prima un esempio, una signora in una casa di riposo si era fissata che la superiora le doveva dei soldi, perché lei glieli aveva prestati. Si era fissata. E la suora disperata, perché mi diceva, Simona tu mi credi che io non le ho, cioè non mi ha prestato dei soldi? Dico, ma io non ho dubbi sulla suora, ma dirle che non è vero non serve a niente, perché quando una persona è convinta di una cosa, se io le dico no, non è vero, non si fida più di me. In quel caso la suora ha accettato, ma con fatica l'ho dovuta convincere, a stampare dei soldi finti. Quando la signora arrivava, ah sì hai ragione, tieni. Erano finti. La signora dopo un po' ha smesso, ma non si è più arrabbiata, non si è più innervosita, non ha più creato problemi anche ad altri ospiti, perché poi andava in giro a raccontarlo, quindi diventava un problema proprio anche di comunità. È stato un tentativo, è andato a buon fine, ma l'obiettivo era suora non dica a questa signora che non è vero, perché più lei dice che non è vero, più questa si convince. Mi sta fregando, vede che dice anche che non è vero, con tutto poi quello che concerne, perché poi diceva ecco è una suora, bla bla bla, insomma. E le allucinazioni, stanotte mi è entrato qualcuno in camera. Voi come vi sentireste se qualcuno vi entra in camera e siete convinti che è entrato in camera? Cioè io sarei angosciata, qualcuno che non conosco, e io non posso dirle no, non è vero. La seguo, non la sto prendendo in giro, Io non prendo in giro nessuno, io le do credibilità e dico, e come hai fatto? Ma che paura, io avrei avuto tanta paura, come hai fatto a stare tranquilla? Ma sei riuscita? In realtà cosa andiamo a fare? Nel momento in cui loro possono raccontare e dire anche come sono stati, quel vissuto ha un inizio e una fine.
conteniamo quel momento di angoscia. Se io invece gli dico, ma no, ma è impossibile, che vuoi che sia entrata? C'è la porta chiusa, nell'altro chiuso, c'è la signora in portineria, chi vuoi che entri? Il problema va avanti, perché c'è qualcuno che non mi crede. E vedrete che una persona a cui io ho dato credibilità e ho lasciato il tempo di raccontare, passa ad altro. Non è detto che non ritorni l'allucinazione. Tornano, diciamo che il problema lo circoscriviamo a quel momento lì. Poi il giorno dopo si ripresenta, certo. Poi piano piano sparisce. Se diventasse troppo angosciante per loro, eventualmente poi allora si deve parlare con un neurologo, perché l'angoscia e quello stato di malessere ci sono dei farmaci, ma fin tanto che si possono evitare, a volte si cerca di evitarli. I disturbi del pensiero sono faticosi. Io mi ricordo dei figli che hanno portato questa signora e hanno capito che forse c'era un disturbo del pensiero dopo che avevano tipo bucato la casa un 4-5 volte, perché la mamma diceva che c'era dei tubi che tipo dell'acqua che lei sentiva, ecco, erano più allucinazioni uditive, ma diceva, ma secondo me è perché hanno fatto dei lavori quelli di sopra. Ed era vero che erano stati fatti dei lavori, ma in realtà non c'era nessun problema nelle tubature. Però hanno spaccato, chiamato l'idraulico 5 volte, bucato 5 volte la casa, poi si sono detti, forse il problema non esiste. Ma che se si fossero parlati un po' di più tra fratelli, forse bucavano una volta solo la casa e non vedevano 5 volte. Poi, quando una cosa non si trova, è facile pensare me l'hanno rubata. Ma io quando divento sospettoso nascondo le cose, no, cioè nel senso cerco di tenere e poi diventa difficile trovarle. Non ti vengo a dire no, non è vero, però magari con sorelle con cui c'è più cioè si riesce a fare gruppo, trovare un modo per aiutarla a non essere troppo angosciata dall'idea che c'è qualcuno che la sta derubando. Poi considerate che quando si diventa sordi, generalmente, soprattutto la sordidipoacusia legata all'età, si perdono prima i suoni acuti. La mia voce è difficile da sentire per chi è qui e ha problemi di udito, perché io la voce acuta non ce l'ho bassa. E anche quello fa un po' la differenza. L'ideale ogni tanto è avere un uomo in casa, che così lo sentono meglio, perché tendono a essere più irritabili, ok? L'irritabilità è un'anomalia. Diventano anche aggressivi, verbalmente, a volte anche fisicamente. Tendenza a girovagare, in inglese wandering, potreste sentirlo più così. Di notte girano. Ci sono, quando dicono è scappata, non è che è scappata, è andata. E di solito dicono stava andando a casa, poi si sono persi. L'affaccendamento, quando continuate a vedere che fanno cose che non hanno un senso. Chi se ne frega se non hanno un senso? Oppure, se proprio volete dare un senso a certi affaccendamenti, c'erano delle signore che tendono ad andare in giro e facevano tutto il giro della balaustra della RSA. Gli abbiamo dato in mano uno straccio, balaustre pulitissime, ma perché volevamo dare un senso a quella cosa. Però ripeto, la regola base per riuscire a relazionarmi bene è intervengo se si metto in maniera forte e rapida, solo se si mettono in pericolo o mettono in pericolo qualcun altro, allora sì. Ricordiamo il nostro obiettivo, stare bene insieme, quindi diamoci alcune regole. Non correggere. Perché io devo correggere una persona che ha una demenza?
Da dove nasce la correzione? Da io so cosa è giusto e cosa è sbagliato. Che problema è se, non lo so, io adesso faccio degli esempi più legati magari a le mogli che dicono ma si è messo il pantalone male oppure si è abbottonato male la camicia. Vero, però se io intervengo subito, arrivo lì e ti sistemo, è un correggere, con calma, piano piano ti potrei fartelo notare, oppure se ti dico no, vado bene così, io ti lascio così. Qual è il problema di una camicia che è abbottonata in maniera sbagliata? È una cosa grave. È un po' come quando i bambini iniziano a essere un po' autonomi e si dicono scelgo io, no? Non saranno mai combinati bene come quando sceglie la mamma. E infatti le mamme, ma sembra figlio di nessuno. Vabbè, invece è figlio di una mamma che l'ha lasciato essere autonomo. E per essere autonomi si passa anche dall'errore. È grave? No. Certo che se fuori ci sono meno 10 gradi e il mio bambino vuol mettere una maglietta a mezze maniche o non mettere la canottiera, si interviene. Se l'anziano vuole uscire in mutande e fuori ci sono meno 10 gradi, è molto disorientato. Ma anche lì l'anziano con la demenza che esce in quelle condizioni va sempre preso con delicatezza, perché altrimenti diventa una guerra. Perché è disorientato, fanno una tenerezza. A me è capitato durante il Covid questa signora che è entrata in chiesa senza la mascherina. Io ho capito subito che non stava bene, era proprio persa. Secondo me non le era nemmeno chiaro di essere entrata in una chiesa. Aggredita, cioè è stato terrificante, perché poi la signora è andata in agitazione, ha cominciato a piangere. C'era anche tutta la questione Covid, persone terrorizzate, e questa era completamente confusa. Ma se fosse intervenuto in maniera fossimo intervenuti in maniera diversa, naturalmente la situazione cambiava. Era meno drammatico, perché quello che io mi ricordo è il dramma di quella persona lì, non che non aveva la mascherina. Anche voi, quando dico state bene insieme, se voi intervenite con troppa rabbia o con troppo nervosismo, ma state bene? Allora pensateci, pensate anche al vostro di benessere. Io sto bene se sono serena con te, delicata con te. Non importa se sei pettinata nei tempi che voglio io, vestita bene, ordinata. No, è stare bene insieme. Non interrompere, cioè nel parlare, quando parlano, non completate le frasi, non suggerite risposte. Se io voglio star bene con te, io ti ascolto, ti lascio dire anche delle cose che hanno poco senso. Io sto parlando sempre di persone che sappiamo che sono compromesse, quindi sono considerate anziane fragili. L'ideale, ve lo dicevo anche prima, sarebbe non fare domande. Lo dico anche ai parenti quando vengono a trovare le loro cari. Perché fare domande a uno che non si ricorda? Lo mettiamo in difficoltà. Frasi aperte. Hai visto? Neanche hai visto perché c'è una domanda. Che bella giornata, c'è il sole oggi. E già da lì capite se vi risponde qualcosa o meno in merito al sole, perché può essere che non si siano nemmeno accorti che c'è il sole. Generalmente chiedono: hai mangiato? Cosa hai mangiato? Ma se non si ricorda. Stanno deperendo? Stanno perdendo peso che siete preoccupati? Andate dal medico, andate dalla suora che coordina, ma non chiedete a loro, perché non si ricordano e vi diranno solite cose. E voi uscirete da qua convinti che mangiano sempre solo pasta, per dire, o pane, che sono le risposte più immediate. Sì, c'era il panino, vai avanti a panini.
Perché se io voglio semplicemente mettere la mamma nella condizione di stare bene, creo questa situazione un po' sforzata del ciao mamma, silenzio e vedere cosa succede. Che bella giornata, che bello vederti, avevo voglia di vederti. Sono tutte frasi con cui io posso iniziare una conversazione e vedere cosa succede. Siamo più abituati a fare domande, quello non lo metto in dubbio. Se, visto che tanto non sapete qual è la parola che vuole dire e magari la frase non ha molto senso, si può usare la strategia dell'eco, si dice. Cioè ripetere l'ultima parola che ha detto o l'ultimo pezzo di frase che ha detto. A volte è semplicemente uno stimolo. Perché io sto pensando a persone che quando parlano tanto, seriamente non ha molto senso quello che dicono, perché passano da un argomento a un altro, sono tangenziali, si dice, no? E allora, se io voglio semplicemente che lei stia bene con me, che si senta libera di parlare perché ha voglia di parlare, ripeto l'ultima frase, mi hai detto, e ripete la frase e vedere cosa succede. A volte io mi permetto di chiedere, perché magari non trovano la parola e io chiedo, vuole che l'aiuti? Sto parlando però di persone che cognitivamente sono sì all'inizio, ok? Quindi io posso sempre chiedere, ma è come con la persona qualsiasi, no? Vuoi che ti aiuti? Oppure quelli a cui io devo chiedere se sanno che giorno è oggi e ti dicono, vanno un po' in agitazione, dicono non me lo ricordo, e chiedo, vuole saperlo? Prendiamo il calendario, guardiamo, no? Io uso la delicatezza, mi sembra, del calendario perché io lo so e quindi te lo dico, no? Prendiamo il calendario, troviamo la risposta insieme. Però chiedo, ci sono persone che dicono no, disinteressate, va bene, restiamo nel disinteresse, che problema c'è? Altri invece ti dicono no, me lo dica. Come ci sono persone a cui io devo chiedere di fare un orologio e vanno in tilt, non sanno come fare a fare un orologio e alla fine ti dicono dottoressa mi faccia vedere com'è l'orologio perché non me lo ricordo. Che lo si fa vedere, se vogliono lo possono anche fare copiandolo, tra virgolette, poi ci sono quelli che invece no, non ti chiedono nulla e allora rispetto il fatto che non chiedano nulla. Io vi dico che prima di tutto è importante ascoltare, è importante il silenzio ed è importante accettare che c'è bisogno di tempo. E che io non so quali sono le soluzioni giuste per te. Io ti posso, se voglio dire qualcosa, dirti cos'è che vedo io. Ma nel dubbio state in silenzio, perché posso permettermi di dire non so cosa dire, però porto nel cuore quello che tu mi hai raccontato. Non cerchiamo di essere qualcuno che non siamo, se non so cosa dire, non so cosa dire. Ci sono problemi che non hanno una risposta, hanno solo bisogno di essere accolti e di essere visti, di non essere svalutati, perché io mi sento bene se trovo qualcuno che mi ascolta e mi vede. Poi, visto che siamo in una comunità e quindi comunità dove anche le persone che non sono fragili, però sono anziane, imparate a ascoltarvi, perché a volte con l'anzianità diventiamo molto chiacchieroni. Attenzione, perché anche quello il troppo non aiuta l'altro ad ascoltarci. Quindi guardiamoci quando siamo anziani sani. Quindi ascoltare e rispondere alle domande, anche quando sono un po' strane. Cercate sempre di rispondere alle domande della persona un po' confusa.
volte si sono domande anche un po', come uno dice, fuori contesto. A me fanno delle domande anche sul marito, cose così, no? Rispondiamo. A volte non so neanche cosa rispondere, magari qualcosa me lo invento, però rispondo. Seguirli nei loro discorsi senza giudicarli. Quando magari non so, ti dicono che sono soli, che vorrebbero tornare alla loro casa, chiedere com'era la tua casa. È una domanda, ma c'è l'interesse ed è la tua casa. Cosa mi racconti della tua casa? Altra regola è proteggerli solo se si mettono in situazioni di pericolo. E poi fate attenzione ai gesti, alla vostra comunicazione non verbale. Anche in una situazione di pericolo sappiate che se io sono troppo impulsivo, troppo diretto, possono vivere alcune persone con questa patologia, quell'avvicinarmi come un pericolo da cui difendersi. Più noi riusciamo a essere delicati, tempestivi ma delicati, meglio è. Il paziente è molto compromesso, allettato, quindi una fase della demenza grave. Il contatto fisico lo sente, però devo pensare che deve essere un contatto fisico piacevole. La mano è un punto molto importante per le carezze, per la stimolazione. Quindi anche se non parlano e non sapete cosa dire, potete sempre pensare di dedicare loro 5 minuti di benessere anche solo dando la mano. La mia esperienza poi diretta che mi conferma che questa cosa fa star bene risale proprio al periodo Covid, dove non poteva entrare nessuno in RSA e avevano bisogno di questo. Magari poi immaginatevi, io ero tutta anche bardata così, quindi passavo per le camere, non parlavano, però la mano non te la lasciavano, quindi c'era bisogno di quel contatto fisico. E visto che l'obiettivo è stare bene insieme, quel contatto fisico li ha fatti star bene e ho cercato anche di memorizzare cosa ha trasmesso a me, perché è importante far tesoro delle esperienze che facciamo. Diamo ascolto e riconosciamo le emozioni. Una persona che non è più se stessa, no? A livello cognitivo si sente molto confusa, soffre un po', e quindi a volte ci trasmettono angoscia, piangono. Ho perso la mia mamma e piangono. Perché devo dirle, ma no, adesso hai 80 anni, la tua mamma è morta 60 anni fa? Non ha senso, in quel momento lì cos'è che mi trasmette? Che è triste. Si sente sola come quando probabilmente l'ha persa tanti anni prima. Cosa si fa quando uno perde un caro? Gli si fa le condoglianze? Magari lo si abbraccia? Posso fare la stessa cosa, anche se so perfettamente che non è successo oggi. Però lei sta vivendo quell'esperienza come se fosse accaduta adesso e dentro la vive così. E allora io riconosco la tua emozione e do ascolto a quell'emozione lì. Non cerco di dare un senso logico. Accettare che faccia quello che fa. Mangia con le mani. Sì, mangia con le mani. Glielo lascio fare. Però mangia. Fanno anche cose ben più complesse, cioè c'è tutto un periodo in cui anche con le feci potete trovare che fanno cose strane con le feci, fin tanto che non si mettono anche lì in pericolo, quindi non le mettono in bocca che determinerebbero infezioni, cose così. Portare pazienza, è una fase, ahimè.
Quindi non mettere in discussione pensieri a nostro parere illogici. È faticoso stare dietro a certi discorsi che non sono logici, però ci vuole esercizio. Se una persona mi viene a chiedere ed è particolarmente confuso e mi chiede una cosa, non posso dire di no, non ce la faccio, la mando ancora più in confusione. Come si fa? La risposta è: papà, mi racconti com'era la tua casa? Ma non è un no. Io voglio andare a casa? No, non puoi. Perché quello è cercare di spiegare loro razionalmente una cosa, ma se loro vogliono andare alla loro casa, hanno il ricordo di una casa accogliente, una casa dove hanno vissuto tante cose. Ripensate sempre all'esempio del cassetto. La loro casa di quando erano bambini, perché probabilmente pensano poi a quello, che a volte dicono voglio tornare a casa, e dalla mamma però, non la casa di quando erano sposati, di quando erano bambini. Per questo che chiedere com'era la tua casa vi aiuta esempio a capire quale casa hanno in mente, se riescono a dirvi due cose. Noi cerchiamo le risposte logiche per noi e suora, guardi che io a volte lavoro in neurologia e le infermiere dicono, e a me viene da ridere perché poi glielo faccio notare, ma come, non ti sei ricordato di prendere la medicina? Caro, siamo in neurologia, sono qui perché hanno dei problemi di memoria, è ovvio che non puoi dare per scontato che si prenda la medicina da solo. Ci ridiamo sopra perché poi, e gli dico, ricordati tu però la prossima volta perché tu hai una buona memoria, loro no. Ah, si è dimenticato? Dove siamo? Siamo in una neurologia, ricoveriamo soprattutto persone con questi problemi. È ovvio, ma sono io che mi devo ricordare con chi sto lavorando. Quindi vede che anche il professionista che dovrebbe sapere ci casca nella frase: ah, ma ti sei dimenticato? Ah, te non ti sei ricordato di prendere, di fare questa cosa? Ma come, non ti sei lavato? Ma le dirò che le persone con demenza pregano, nel senso, magari non hanno l'iniziativa loro, ma se tu dai loro l'input, loro pregano. Le preghiere come i canti, quando andate nelle RSA e fanno ascoltare le vecchie canzoni, che a volte il parente dice: Madonna, ma ancora queste canzoni vecchie come il Bacucco? Sì, fate ascoltare loro Marco Mengoni, non sanno neanche una canzone, non li vedete cantare, non li sentite. Ti faccio sentire Claudio Villa, sì, cantano. Naturalmente poi ci si deve adeguare ai tempi, d'accordo? Quindi quando io sarò anziana non mi faranno più sentire Claudio Villa. Se vogliono farmi cantare dovranno suonare qualche altra musica, altre canzoni. Però di fatto quello che noi abbiamo appreso, anche a volte anche vecchie poesie, le ricordano, perché la nostra memoria funziona un po' in questo modo e soprattutto le demenze tendono a intaccare la memoria recente. Voi immaginate la memoria come se fosse un cassetto. Metto le magliette più vecchie sotto, poi piano piano quelle più recenti, quelle che vado a comprare. L'ultima è l'ultima che ho comprato. Ecco, la mia memoria funziona che l'ultima maglietta che ho comprato me la dimentico. E piano piano si procede in questo modo. L'ultima cosa che dimentico è la cosa più vecchia. E quindi la poesia o la canzone, le preghiere sono quelle cose che non si dimenticano. Tant'è che al rosario, io vedo anche in RSA, sono tante le signore che vanno ed è uno stimolo. Il ripetere sempre la stessa cosa in realtà è molto rassicurante, quindi ci si confrontava a volte sul sì, ma capiscono quello che fanno?
Ma questo problema non me lo porrei, nel senso che offriamo loro un momento di benessere, perché se loro si sentono sicure, sentono di fare una cosa che riescono a fare, stiamo offrendo questo. Poi cosa accade dentro di loro a livello spirituale è il mistero, no? Però so che stanno bene facendo quella cosa. Diverso se io porto a tutti i costi una persona messa e questa persona non vuole andarci e te lo fa capire. A me è capitato con un signore anziano, gli ho dovuto un po' spiegare alle suore che se questo signore era sempre stato ateo non potevamo portarlo a messa. Era chiaramente un obbligarlo ad una cosa a cui lui non dava nessuna importanza. Come a volte magari ci sono figli che si stupiscono invece di anziani che credo abbiano visto la chiesa l'ultima volta quando non si sono sposati probabilmente e l'anziano invece dice sì vengo, alla proposta c'è la messa, c'è il momento di preghiera, accettano, o c'è il sacerdote che viene a parlare. Allora in quel caso è ti ho chiesto e tu mi hai detto va bene. Ma ripeto, se noi abbiamo in testa che io voglio star bene con te e deve essere un momento piacevole, non vi dico che deve essere un momento piacevole che dura un'ora, lo dico soprattutto ai parenti. Non c'è bisogno che voi stiate qui 2 ore, 3 ore, tutto un giorno. Ma quel tempo che avete a disposizione, fossero anche 10 minuti, state bene con loro. Anche perché se io cerco di portarle al mondo e per come le avevo conosciute e come erano, sto male io, stanno male loro, perché sto cercando di andare in una direzione impossibile. Sono un'altra persona. Mi relaziono a te per la persona che sei adesso, solo che chiede a me di cambiare. Anch'io faccio fatica perché devo cambiare, devo mettermi in discussione e infatti siamo qua oggi per e quindi per stare bene tenete a mente un po' questo modo per stare in relazione con loro. Quindi il nostro obiettivo è stare bene insieme. Ricordiamoci che dall'errore si impara, si migliora se ci lasciamo cambiare e non ci lasciamo spaventare dagli errori. Io lavoro anche con dei gruppi, no, di parenti e appunto di volta in volta magari qualcuno dice mi è capitato questo, ho fatto questo. Bene, parliamone. Perché ci ricapiterà una situazione simile ed è importante la condivisione perché così anche gli altri possono imparare dalla tua esperienza. Quindi il tuo errore diventa un arricchimento per tutti, non lasciarti schiacciare dall'errore e dal senso di colpa, perché in realtà è un senso di colpa che non serve a nulla se non promuove un cambiamento. Ricordiamoci che possiamo chiedere aiuto o consigli su come meglio gestire alcuni comportamenti o argomenti tra di voi. Cercate sempre di essere un sostegno tra di voi, perché il gruppo è importante. Vi ringrazio e spero siate state bene.